Non so tu, ma io adoro i braccialetti dell'amicizia. Ciao, bentornata e bentornato sul mio canale. Da bambina mi sono innamorata dei braccialetti dell'amicizia e anche ora non c'è estate che io non ne faccia qualcuno da indossare. Di recente mi sono imbattuta per caso in un libro sui braccialetti dell'amicizia con delle lavorazioni e degli schemi che non conoscevo. Mi sono piaciuti così tanto che ho voluto provare a farli. Nel tutorial di oggi quindi ti mostro come fare un bellissimo braccialetto dell'amicizia con i cuoricini e un altro invece con i quadratini, decorato poi con un piccolo tocco finale d'effetto. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Benedetta Benaglia e Lorella Dondi. Se vuoi essere salutato anche tu, lasciami la tua richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Continua a guardare. Anche se sembra difficile, in realtà lavorare i braccialetti a macramè è davvero molto semplice. Oggi ti mostro come realizzare la lavorazione con i cuoricini. Prima di tutto però ti mostro come si eseguono i nodi. I nodi fondamentali per fare i braccialetti dell'amicizia macramè sostanzialmente sono due: il nodo da sinistra verso destra e il nodo da destra verso sinistra. Per fare il nodo da sinistra verso destra prendo i primi due fili a sinistra, tengo il secondo filo con la mano sinistra e il primo filo con la mano destra e questo sarà il filo della lavorazione. Per fare il nodo tengo fermo il filo con il pollice e semplicemente lo faccio passare da sotto a sopra sul secondo filo che sto tenendo fermo con la mano sinistra. Tengo bene tirato e stringo il nodo e ripeto. Ogni nodo va sempre ripetuto 2 volte. Il nodo da destra verso sinistra è speculare al precedente. Si tratta sempre di lavorare 2 fili vicini. Anziché tenere con la mano sinistra il secondo, tengo il primo e quello con cui effettuerò la lavorazione è il secondo. Tengo tirato il primo filo e lavoro al contrario, quindi faccio il nodo passando il filo di destra a sinistra, da sotto a sopra. E poi stringo il nodo. Ho iniziato tagliando 4 fili di cotone bianco e 4 fili di cotone rosso, lunghi circa 90 cm. In seguito ho fatto un nodo lasciando circa 13 cm di filo, che poi intreccerò alla fine. Dopo aver fatto il nodo ho iniziato subito con la lavorazione che ti mostro ora. Per fare la prima riga procedo con dei nodi da sinistra verso destra. Prendo i primi 2 fili che trovo a sinistra, per fare il nodo fermo con il pollice e annodo, tenendo tirato sempre il filo con la mano sinistra. Su ogni filo questo tipo di nodo va sempre eseguito 2 volte. Ora prendo il terzo filo e continuo ad annodare lo stesso filo. Finita la riga di lavorazione, come vedi, il primo filo che avevo a sinistra ora è diventato l'ultimo filo a destra. Inizio la seconda riga, prendo il secondo filo con la mano sinistra, il primo filo con la mano destra e annodo il primo filo con dei nodi verso destra. Dopo aver annodato il primo filo bianco a sinistra sui 2 fili bianchi successivi, lo annodo anche sul primo filo rosso, con dei nodi da sinistra verso destra. Ora lascio il filo rosso, prendo il filo rosso successivo e il nodo lo faccio al contrario. Annodo il filo rosso sul filo bianco con dei nodi da destra verso sinistra. Ora lascio il filo rosso e continuo con la lavorazione del filo bianco, quindi annodo il filo bianco verso destra.
Nella seconda riga quindi avrò 3 nodi bianchi, un nodo rosso e 3 nodi bianchi. Ora parto con la lavorazione della terza riga. Annodo il primo filo bianco sul secondo, lascio il secondo filo bianco e ora annodo il primo filo rosso verso sinistra sul bianco. Lascio il filo rosso, prendo il successivo e annodo anche questo verso sinistra sul filo bianco. Lascio il filo rosso e ora proseguo col bianco verso destra su tutti i fili successivi. La terza riga quindi è composta da un nodo bianco, 2 rossi e 4 bianchi. La quarta riga è semplice, annoderò il primo filo bianco a sinistra sui successivi verso destra. Ed ecco formato il cuoricino. Dopo aver ottenuto la lunghezza di lavorazione desiderata, annodo. Stringendo bene il nodo tirando ogni singolo filo. Poi divido i fili in 3 gruppi per formare una treccia, che annodo a sua volta. Per evitare che con il tempo il nodo si possa disfare, è sempre meglio fissare il nodino con un po' di attack. Per il mio polso di solito faccio la treccia iniziale finale lunga circa 7 cm, mentre la parte di lavorazione lunga 12 cm. Per indossare il braccialetto poi basterà chiuderlo con un semplice nodo. Questa a quadratini è una lavorazione che per i braccialetti dell'amicizia mi piace tantissimo. All'apparenza può sembrare complicatissima, invece poi una volta capito il meccanismo è davvero semplice da fare. Per farla io sto utilizzando 6 colori diversi, per ogni colore ho tagliato 2 fili da 90 cm circa, in totale i fili sono 12. Inizio con i fili arancioni, con dei nodi da sinistra verso destra, lavorando il primo filo arancione sui 3 fili successivi. Ora, anziché proseguire verso destra, riparto da sinistra con il primo filo arancione e lo annodo sui 2 fili successivi. Riprendo i 2 fili arancioni e prendo i 2 fili azzurri, che sono i successivi. Ora lavoro annodando da destra verso sinistra il primo filo azzurro sui 2 arancioni. Ora prendo il secondo filo azzurro e anche in questo caso lo lavoro verso sinistra sui 2 fili arancioni. Prendo ancora i fili arancioni, prendo i successivi che sono fucsia, lavoro il filo arancione di destra sui 2 fucsia. Prendo anche il secondo filo arancione e lavoro anche questo verso destra sui 2 fucsia. Prendo i 2 fili arancioni, prendo i 2 fili seguenti che sono lilla, con il filo lilla di sinistra lavoro verso sinistra sui 2 fili arancioni. Prendo anche il secondo filo lilla e lo lavoro verso sinistra sui 2 arancioni. Ora mi sono rimasti 2 arancioni e 2 gialli, lavoro il filo arancione di destra verso destra sui 2 fili gialli e poi lavoro anche il secondo filo arancione verso destra su tutti e 3 i fili, quindi sui 2 gialli e su quello arancione.
Alla fine della lavorazione il risultato saranno 5 quadratini, di cui 3 sono arancioni e 2 di altri colori. Il primo quadratino sarà composto da 3 nodi sopra e 2 sotto, il secondo, il terzo e il quarto da 2 nodi sopra e 2 sotto e l'ultimo da 2 nodi sopra e 3 sotto. Per finire il braccialetto basterà ripetere sempre allo stesso modo la lavorazione. Ho terminato la lavorazione del braccialetto, ho intrecciato le estremità e incollato i nodi. Un braccialetto così largo e con questa lavorazione secondo me è proprio adatto per essere decorato con delle borchie. Io ho trovato online queste borchie a stella e ora vado a applicarle. Le infilo e poi piego i dentini. Visto che sono allergica al nickel, per non avere irritazioni sulle braccia, copro i dentini delle borchie con una goccia di smalto per unghie. Io adoro indossare i braccialetti dell'amicizia, soprattutto se sono tanti e coloratissimi. Se ti piacciono tutorial come questo, ti ricordo che puoi iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Qual è il tuo braccialetto dell'amicizia preferito? Quello con i cuoricini o quello con i quadratini e le borchie? Fammelo sapere nei commenti. Puoi anche mandarmi le foto delle tue creazioni tramite Instagram o Facebook e se questo video ti è piaciuto potresti lasciarmi il tuo like e condividerlo sui social. Io ti ringrazio fin da ora, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!